Aquaba, benvenuti a Ghana for Good, mi chiamo Marco, questo è il canale di YouTube in cui parliamo di Ghana. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di mezzi di trasporto. Cosa succede quando arrivo all'aeroporto qui in Ghana, al Kotoka Airport, esco fuori dall'aeroporto e mi voglio muovere? Quali sono i mezzi di trasporto che posso utilizzare e come funzionano? Cercheremo di parlare di questo argomento. Innanzitutto elenchiamo quali sono i mezzi di trasporto più comuni qua in Ghana. Più o meno non è tanto diverso da quello a cui siamo abituati noi. Possiamo utilizzare l'aereo per spostamenti interni. Il treno ancora non è sviluppato, ma lo stanno costruendo in questi anni. Un mezzo di trasporto molto importante e molto sviluppato qua in Ghana sono gli autobus. Posso utilizzare delle macchine in affitto, taxi o addirittura posso utilizzare dei motorini che funzionano anche da taxi. Vediamole una a una. Partiamo dagli aerei interni, dai voli interni. In Ghana esistono due compagnie che forniscono voli interni al Ghana e ci sono 5 aeroporti interni al paese. Quindi attraverso queste due compagnie, che sono Passion Air e Awa Airlines, possiamo spostarci tra questi 5 aeroporti del paese. C'è un aeroporto ovviamente ad Accra, un altro aeroporto a Kumasi che tra poco tempo diventerà anche un aeroporto internazionale. Stanno costruendo quello nuovo, è quasi finito e aprirà tra poco. C'è un aeroporto a Takoradi, c'è un aeroporto a Tamale, c'è un aeroporto a Wa e c'è un aeroporto a Sunyani al momento. Quindi questi aeroporti ti permettono di spostarti con queste due compagnie in maniera abbastanza rapida. I voli vanno dai 30 minuti del Takoradi Accra all'ora e mezza circa per arrivare a Wa o a Tamale. Come abbiamo detto, oltre all'aereo possiamo utilizzare gli autobus. Quando parliamo di autobus qui bisogna fare una distinzione, ci sono diverse categorie di autobus. Ci sono gli autobus, quelli grandi che conosciamo noi, che sono operati sostanzialmente da due compagnie principali, che sono la STC e la VIP. Questi qua fanno viaggi interni al paese per distanze lunghe, oppure fanno anche viaggi fuori dal paese, quindi tramite questi autobus posso arrivare nei paesi limitrofi come la Costa d'Avorio, posso andare in Togo, posso addirittura arrivare fino in Nigeria. Considerate che con gli autobus in Africa si può andare praticamente ovunque, si può fare tutta l'Africa di autobus. Oltre a questi autobus più grandi che offrono un servizio abbastanza buono, sono comodi, hanno degli spazi abbastanza comodi dentro, alcuni forniscono addirittura servizio di wifi. Hanno il problema che sono un po' lenti, che fanno diverse soste. Oltre a questi autobus più grandi ci sono degli autobus più piccoli, che qui chiamano Tro-Tro. Il Tro-Tro è un servizio privato di un autobus piccolino, immaginate un minibus da 9 a 20 posti. Di solito li modificano per far entrare più persone, quindi dentro si sta molto stretti. Tra l'altro è uno dei mezzi di trasporto tra i più economici qui in Ghana e quindi uno tra i più utilizzati. Quando arriverete qua vedrete migliaia e migliaia di questi piccoli pulmini in giro per la città. Questi qua fanno due tipi di lavoro diverso. Ci sono quelli interni alla città che forniscono un servizio di autobus interno alla città. Quindi tramite quelli si può raggiungere praticamente qualunque punto di Accra. Oppure forniscono anche un servizio, chiamiamolo così, intercity, e quindi ci sono delle stazioni sparse in tutta Accra da cui partono ogni giorno tutti questi tro-tro per tutti praticamente i villaggi del Ghana. Oppure tramite uno di questi tro-tro puoi raggiungere un'altra città più grande e da quella lì prenderne un altro per raggiungere il villaggio. Considerate che qui in Ghana non tutti hanno la macchina, anzi le macchine, anche se il parco macchine sta crescendo sempre di più, la macchina è ancora un bene molto costoso che non tutti hanno, e quindi il mezzo di trasporto principale sono questi tro-tro. Sono molto economici, sono pericolosi, abbastanza pericolosi, perché a volte non sono in condizioni ottimali, diciamo così. I guidatori sono un po' spericolati.
bisogna fare un po' attenzione. Diciamo, io consiglio di utilizzarli, di provarli quantomeno per fare l'esperienza, perché l'esperienza è particolare. Oltre a questi minibus abbiamo le macchine ovviamente. Le macchine si possono affittare. Si possono affittare le macchine tranquillamente, anche se il costo di affitto qua di una vettura è abbastanza caro. Solitamente viaggia intorno ai $100 al giorno. Molte volte viene data con un autista, a volte no. Ci sono i taxi, ci sono tantissimi taxi ad Accra, è uno degli altri mezzi di trasporto più utilizzati. Tramite quelli puoi raggiungere qualsiasi punto della città, li trovi praticamente quasi a qualunque ora del giorno e della notte. Il problema con i taxi è che non è difficile sapere quanto mi verrà a costare, perché è sempre una negoziazione con il tassista, e spesso quando non si è locali e non si conosce il costo di uno spostamento da un punto all'altro, ti caricano un sacco di soldi in più sostanzialmente. In questi ultimi anni, anzi dal 2016 a essere precisi, si sono affiancati al servizio di taxi anche degli altri servizi similari, che però utilizzano delle app sul cellulare. Le più conosciute sono Uber, Yango e Bolt. Questi tre sono i servizi più utilizzati, hanno 3 applicazioni differenti. Tramite questo servizio, utilizzando lo smartphone, si può fare richiesta per un conducente con una macchina di venirci a prendere nel punto indicato del GPS in cui ci troviamo, diamo l'indirizzo di destinazione e ci dirà automaticamente quanto sarà la corsa, quanto costa la corsa. Poi potrà variare leggermente il prezzo finale se c'è traffico, se per motivi diversi, se per qualche motivo ci metto di più ad arrivare, però più o meno il prezzo è quello. Questo è un servizio molto utile, funziona praticamente a qualunque ora del giorno e della notte anche questo, trovi degli autisti disponibili, soprattutto se ti trovi nelle zone centrali della città, quindi sei a Labonia o Sul, queste zone dove anche di notte c'è molto movimento perché ci sono i locali, ci sono tutte queste cose aperte. È uno dei mezzi di trasporto che consiglio perché è sicuro, è economico, costa pochissimo, le macchine sono solitamente migliori di quelle dei taxi, quindi hanno anche l'aria condizionata, e quindi diciamo che è il mezzo di trasporto che io consiglio principalmente. Oltre alle macchine c'è anche un altro mezzo di trasporto un po' più pericoloso, che sono i taxi, i motorini. Li trovate un po' ovunque in città e sono un mezzo utile se devo spostarmi in fretta. Io lo utilizzerei solo per quel motivo, perché qui ad Accra il problema del traffico è abbastanza sentito durante la settimana. Uno spostamento da un punto all'altro della città potrebbe ricorrere anche 2 ore di tempo per farlo, quindi il traffico è veramente un problema della città, e a volte, quindi, se proprio devo spostarmi in maniera rapida, potrebbe essere anche un'opzione. Penso che abbiamo visto un po' tutti quelli che sono i mezzi più comuni che si possono utilizzare qui per spostarmi in Ghana. Iscrivetevi al canale e se avete qualche domanda da fare potete sempre farla qua sotto nei commenti. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!